Lana Del Rey, White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Ce l'ho fatta. La reaction. Allora, finalmente è uscita la canzone di Lana che stavamo aspettando da una vita e io non potevo evitare di fare una reaction alla canzone, al nuovo singolo di Lana. Il titolo è sufficientemente lungo e vediamo com'è. Io partirei immediatamente, raga, cioè bando alle ciance, partiamo. Allora, aspetta un attimo. Io già volevo dire quest'intro che mi avete ricordato, che è estrapolato da un pezzo di Ella Fitzgerald, molto interessante. Infatti, io ribadisco e ribadirò che per me non è country, ma è comunque jazz e Southern Gothic. Sta cosa qua che ha detto, no? Adesso le sonorità mi piacciono tantissimo, mi piace. Io la trovo abbastanza rilassante, non lo so, non è che mi sa tanto di horror, probabilmente perché ho cercato di evitarla il più possibile su Instagram, però questa parte qua c'era, cioè era impossibile evitarla. E a me piace tantissimo questo sound, questa produzione, no? Che si dice sia stata fatta in 3 giorni, tutta la canzone, va bene, ok, benissimo, ci sono canzoni che sono state fatte in 2 ore. Mi ricorda molto Shades of Cool, quando lei dice When he calls for me, not for you. Una roba del genere, un po' come dire guarda che lui vuole me, ma non vuole te, ecco. Mi sa un po' di tossico, cioè io adesso non è che la sto criticando, però io spero che sia comunque una roba, hai capito? Eh, io spero che comunque sia nel contesto, no? Perché comunque lei vuole ripetere Bummer e tutta per rimanere coerente, no? Such a bummer when I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. Everything that you do, did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you. Qua sembra completamente un'altra canzone, come se avessero preso, come se qualcuno avesse scritto un pezzo e avessero fatto dei puzzle. Non lo so, mi piace tantissimo la parte dell'innamoramento così, no? Colpo di fulmine, quello è bellissimo, anche i suoni che hanno messo sotto, però questa parte mi sa molto di Biancaneve, mi richiama Biancaneve, cioè lei che vede sto cacciatore, no? Allora andiamo avanti. I love my daddy, of course we're still together. Sono un attimino così, no? Perché il bridge mi sa di Biancaneve. La strofa è molto gotica, ma Southern Gothic, ed è la parte che mi piace di più. Il chorus è come se fosse ancora cambiato, è come se si fosse integrato un altro tipo di sound a quello della strofa e a livello di testo lo sento un po' così, non lo so. Preferisco tanti, cioè, se dovessi scegliere la parte della strofa è bellissima. Qua è ancora cambiato comunque.
Qua ci siamo di nuovo. Bella sta parte. Questo outro acchiappa. Secondo me è la parte più bella. Io non lo so perché ci sono tutti questi memes che sono su Oopsie Daisy, stonatissima tra l'altro. Però a me piace di più questa, cioè questa è bellissima. È anche molto nel suo stile ancora, però è un mix. Secondo me rimane molto nel suo stile. Quello da streghetta, se vogliamo chiamarlo così, perché ha questo ritmo, questo fraseggio che rimanda molto al modo di un po' di far sembrare che lei stia facendo un incantesimo, qualcosa del genere, anche se non c'entra nulla con le parole che sta dicendo. Come le sta uscendo qua, a me piace tantissimo. Ha messo insieme questa diciamo, parte un po' più cantereccia e magica con la parte magica da strega, quindi mi piace. Allora, io naturalmente voglio sapere cosa ne pensate voi e allora, mo vi dico, io ho adorato tantissimo le strofe e l'outro, cioè la parte in cui finisce la canzone, eh, non tanto questi bridge alla Biancaneve, io li chiamerei così perché mi sa molto di Biancaneve e il cacciatore, ecco questa cosa. E quello che vorrei sapere è davvero qual è stata la vostra interpretazione, cioè che cosa avete capito da questa canzone, se secondo voi Lana ha preso un altro approccio, come sarà l'album secondo voi, se è country questo secondo voi oppure è un altro genere di musica. All'inizio ho sentito anche dei fiati, quindi secondo me c'è questo rimando al jazz. E niente, io vorrei sapere cosa ne pensate, fatemi sapere. Fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo video che è quello del video, cioè la reaction al video. Ciao!